Buongiorno ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi leggerò nuovamente il volantino della Lidl, quindi gli utensili Parkside per il fai da te. Questo è il volantino con le uscite comprese fra il 27 giugno e il 3 luglio 2022. Vediamo cosa ci propongono in questa settimana e quindi quali utensili troveremo. Iniziamo. E allora, su questo volantino le uscite le troveremo da pagina 18, lunedì 27 giugno 2022. Il primo prodotto che troviamo in alto a sinistra è un trapano a percussione con 1100 watt di potenza, che rispetto alla versione precedente è passato da 49 euro a 69 euro. È cambiato leggermente il modello, infatti la parte frontale questa volta è di colore grigio, nel modello precedente era di colore nero, ma le caratteristiche tecniche comunque sono le stesse, quindi avrà un numero di giri alla prima velocità che andrà da 0 a 900 al minuto, invece alla seconda velocità andrà da 0 a 3200 a minuto. Per quanto riguarda invece la frequenza di percussioni, andremo da 0 a 15300 alla prima velocità e da 0 a 54400 alla seconda velocità. Tantissime percussioni ma con poca potenza. Solitamente un tassellatore ha molto meno percussioni ma con una potenza maggiore. Come coppia di serraggio avrà 18 Nm, che per questo tipo di utensile sono più che sufficienti. Quasi tutti i trapani e percussioni hanno un numero di Nm bassi, a volte anche 8-9 Nm, quindi diciamo che come prestazioni dichiarate almeno sulla carta dovrebbe essere un prodotto valido. Il mandrino è autoserrante, avrà un diametro di serraggio massimo di 13 mm ed è adatto per punte con codolo rotondo. Come vedete è dotato anche di manico, quindi di impugnatura che si può ruotare a 360 gradi e ci permetterà di avere due tipi di foratura, quindi possiamo utilizzarlo sia con la rotazione semplice senza percussione che con la rotazione e percussione, in modo da decidere in base alla superficie sulla quale dobbiamo lavorare che tipo di funzione fargli avere. Questa invece è una stina di profondità che ci permette di decidere quanto dobbiamo penetrare all'interno del muro con la punta di trapano e quindi ripetere i fori sempre con la stessa profondità. Ovviamente il numero di giri è regolabile, quindi possiamo gestire la sua potenza e la velocità di rotazione di conseguenza delle percussioni. Sarà possibile utilizzarlo in senso orario e in senso antorario, ma comunque cercherò di acquistarlo e eventualmente farvi anche una recensione. In questo riquadro sulla destra, a fianco al trapano, troviamo anche le punte di trapano, ma queste sono con codolo SDS Plus, quindi fate attenzione perché non possono essere utilizzate con questo tipo di mandrino e costeranno 14,99 euro e saranno di due tipi con diametri differenti. I diametri non sono riportati ma le lunghezze sì, quindi troveremo un set da 450 e un set da 800 mm. Più in basso ritorna il gattuccio, quindi la sega a sciabola, loro lo chiamano semplicemente seghetto elettrico, adatto anche per tagli a filo, piastra di base estraibile per diverse profondità di taglio e nella parte frontale ci sarà anche una lampada LED per consentirci di vedere meglio durante la lavorazione. La sua potenza sarà di 710 watt, avrà l'impugnatura regolabile su 3 posizioni, quindi sarà possibile ruotarla verso destra, mantenerla centrale oppure ruotarla verso sinistra premendo questa levetta, questo pulsante di colore rosso, e anche questo avrà la possibilità di regolare la velocità semplicemente tramite la pressione di questo tasto. Guardiamo quindi le caratteristiche tecniche. Avrà un numero di giri a vuoto compreso fra 0 e 2800 al minuto e la lunghezza della corsa della lama sarà di 20 mm. Il mandrino, comunque sistema di innesto della lama, sarà a fissaggio rapido, basterà semplicemente ruotare una ghiera, inserire la lama e rilasciarlo. Ma come tipo di utensile è ideale per poter dividere in due qualunque tipo di materiale, dalla plastica al legno, il metallo, il legno con all'interno il metallo, insomma diversi materiali, però ovviamente non è un utensile di precisione. Io lo utilizzo spesso, anche quello a batterie, per poter smontare per esempio i bancali o per dividere in due qualcosa che devo trasportare che abbia delle dimensioni abbondanti, quindi una volta diviso posso inserirlo all'interno del bagagliaio e poi posso tagliarlo a misura nel mio laboratorio. In dotazione quel giorno troverete anche le lame, sono delle lame economiche, funzionano, ma ovviamente hanno una durata leggermente inferiore a delle lame di buona qualità. Vi lascerò dei link per poter acquistare delle lame compatibili che siano buone e in dotazione comunque troverete due lame all'interno della confezione per poter fare i primi tagli. Sulla destra ritorna la smerigliatrice angolare a 55 euro, però questa non è la smerigliatrice angolare da 125 oppure da 115 mm, ma è il modello da 230 mm. Anche questa ve l'ho recensita come il gattuccio, quindi
quindi vi lascerò il link nel primo commento e nella descrizione. Avrà l'impugnatura regolabile su 3 posizioni e il numero di giri di 6500 al minuto. Come vedete circa la metà rispetto alle smerigliatrici che hanno il disco da 125. In dotazione viene data anche una chiave per poter cambiare dischi, ma torniamo un attimo però al prezzo. Costa 55 euro, non ricordo di preciso quanto ho pagato la mia perché è passato un poco di tempo, ma mi pare che costasse almeno 15 euro in meno, però non ne sono sicuro. E dalla fotografia non riesco a capire nemmeno se sulla protezione del disco ci sia l'accessorio removibile che permette di utilizzarlo completamente chiuso oppure semiaperto. In basso comunque troveremo anche un set di mole da taglio o abrasione eppure la mola diamantata, quindi servono per tagliare materiali edili oppure per tagliare il ferro eccetera, sempre con diametro 230 mm e la confezione sarà da 1 oppure da 6 pezzi in base al set che acquisterete. Sulla destra troviamo invece un set di inserti a bussola da 24 pezzi in acciaio al cromo vanadio con set ordinato in cassetta di metallo con misure riconoscibili grazie ai contrassegni e le misure vanno da 11 fino a 32. Costano 24,99 euro e sono 24 pezzi, quindi costeranno 1 euro per ogni bussola. Ovviamente non sono dei prodotti professionali. Possedendo diversi set della Parkside, diverse chiavi a cricchetto e diverse bussole, finora non ho mai avuto alcun problema. E a proposito di chiavi a bussola, inserti eccetera, sempre più in basso troviamo un piccolo set con delle piccole chiavi a bussola e degli inserti, una piccolissima chiave a cricchetto e poi un set composto solo da inserti, sia inserti corti da 25 mm che inserti più lunghi che mi pare che siano circa 80 mm più un porta inserti. Sinceramente io li utilizzo ormai da tanti anni, me li vedete utilizzare pure nelle recensioni. Questi inserti durano davvero tantissimo e se utilizzati con le misure corrette non si rovinano. Anzi, vi lascerò pure un link di una recensione e un link nel quale spiego quali sono gli inserti da utilizzare, il tipo di misura e come riconoscerlo in base all'intaglio presente sulla vite. Secondo me sono 2 set da acquistare entrambi, perché all'interno di un laboratorio, se non possedete questo tipo di chiavi e questo tipo di inserto, possono tornarvi utili. Soprattutto questo cricchetto di queste dimensioni così piccole permette di svitare ed avvitare ovviamente non componenti meccanici di grandi dimensioni, ma per esempio nel montaggio delle stampanti 3D, nella manutenzione della moto, nel montaggio di carene, all'interno dell'abitacolo dell'automobile. Questi inserti e questo tipo di set sono davvero utilissimi. Cambiamo pagina, quindi andiamo alla successiva e in alto troviamo sulla sinistra la pistola elettrica a spruzzo. Vi ho già recensito la pistola a spruzzo della Parkside, vi ho recensito anche quelle di altre marche, sia a corrente elettrica che a batteria, e obiettivamente funzionano tutte, diciamo, più o meno bene. Ce ne sono alcune che funzionano un po' meglio, dipende pure dal tipo di colore che si decide di utilizzare e per quale scopo si utilizza. In questo caso nell'illustrazione stanno dipingendo un termosifone, quindi si può utilizzare per quelle superfici ovviamente che non siano carrozzerie di automobili o comunque che non richiedono una precisione assoluta. E di anno in anno comunque variano il modello, quindi fare un paragone con il modello che ho provato rispetto a questo che possibilmente potrebbe essere nuovo effettivamente non avrebbe tanto senso. Quindi indicato soprattutto per dipingere delle pareti o comunque dipingere staccionate e per tutte quelle superfici di grandi dimensioni, quei lavori che richiedono tanto lavoro, che con un attrezzo del genere si ridurrebbe di tantissimo. Le sue caratteristiche tecniche sono quindi potenza nominale 450 watt, massimo flusso 950 ml al minuto, capacità del serbatoio 1 litro e 2, 1200 ml, prezzo 29,99 euro, la lunghezza del cavo elettrico sarà 3 metri e in dotazione troveremo 4 ugelli da 1,5 mm, 1,8 mm, 2,2 mm e 2,6 mm, più un bicchierino per la misurazione della viscosità del colore. Anche questo poi va a influire sul risultato che otterremo sulle superfici. Infatti è una sorta di imbuto all'interno del quale si deve inserire il colore in base al tempo impiegato per svuotarsi, e quindi in base alla densità del colore che utilizzeremo, allora quello sarà il valore DIN e quindi dobbiamo diluire il colore fino al raggiungimento del DIN necessario per poter erogare correttamente il colore dalla parte frontale. Ma vi lascerò tutti i link di eventuali recensioni per poter capire come funziona. Ancora più in basso troviamo quindi l'aspirapolvere aspiraliquidi con contenitore in acciaio inox, avrà un manico richiudibile per occupare meno spazio. In dotazione vengono date anche un tubo di aspirazione flessibile lungo 2 metri, l'ugello per le fughe, un ugello per i pavimenti, il tubo di aspirazione composto da 3 pezzi, quindi questa parte in plastica che si scompone, può essere utilizzato solo uno dei 2 pezzi oppure entrambi, oppure escluderli e collegare direttamente l'accessorio all'estremità del tubo. Troveremo anche un filtro in carta,
un filtro a sacchetto in tessuto lavabile e un filtro in gomma piuma per aspirare i liquidi. La sua potenza sarà di 1200 watt, costo 49,99 €. Si può utilizzare come aspirapolvere oppure come soffiatore, perché l'allacciamento del tubo può essere inserito sia nella parte frontale per aspirare che nella parte posteriore da cui fuoriesce l'aria. Questo sistema si utilizza anche quando il tubo si ostruisce per un motivo qualunque, magari aspiriamo della carta, qualcosa che va a ostruire il tubo. Se lo colleghiamo nel senso opposto e avviamo l'aspiratore, ovviamente soffierà e farà fuoriuscire tutto ciò che lo ostruisce. Fate attenzione però, perché quello che viene proiettato verso fuori esce a velocità. La capacità del contenitore sarà di 12 litri, la capacità di aspirazione sarà 180 airwatt, quindi comunque relativamente potente, e la lunghezza del cavo elettrico è di 4 metri, quindi indicato per un piccolo laboratorio oppure per fare delle pulizie, per esempio per uso domestico oppure per l'automobile, eccetera. Più in basso troviamo quindi gli accessori per questo aspirapolvere. Si tratta di sacchetti filtranti per aspirapolvere, aspiraliquidi, 5 o 12 pezzi, con il diametro del raccordo di aspirazione compreso fra 40 e 70 mm ed una capacità di 20 litri. Saranno dei filtri di carta a 2 veli con chiusura, oppure filtro in tessuto non tessuto a 3 veli, sempre con chiusura, in questo caso 5 pezzi. Il set costerà 8,99 € sia per l'uno che per l'altro tipo. Sulla destra rulli e accessori per poter dipingere, più in basso pennelli per legno o per fughe per poter fare dei ritocchi, quindi eliminare graffi, camuffarli nel migliore modo possibile, eccetera. Ancora feltrini e pad protettivi, molto comodi, 1,49 € e un set di taglierini 33 pezzi. Fate attenzione perché fra i 33 pezzi sono incluse anche le lame di ricambio, quindi troverete un cutter o cutter, in base a come lo pronunciate, io l'ho sempre chiamato cutter, in metallo con la lama trapezioidale, un cutter o cutter in plastica con la classica lama e un altro più piccolo con le lame più piccole, quindi i ricambi per gli stessi. Ma sulla pagina di destra in alto troviamo altri utensili, quindi una livella laser a croce con morsetto. Questo tipo di livello è molto comodo perché ha uno snodo che consente di fissare questa parte con questo morsetto a vite su qualunque tipo di superficie. In questa immagine lo vediamo fissato su una mensola. Io personalmente l'ho utilizzato, per esempio, prendo un'anta, snodandolo in modo che venisse questo in verticale e la livella rimanesse posizionata perfettamente, quindi si potesse autolivellare, e quindi sono riuscito a proiettare nella parte frontale all'altezza che mi necessitava. Ma si può utilizzare un bastone, si può utilizzare tutto ciò che si desidera, una scala, eccetera, perché questo morsetto è davvero un'ottima idea. Costerà 29,99 €, avrà un raggio di azione relativamente ridotto, quindi fino a 7 metri, è una livella per uso domestico, e la modalità di proiezione sarà ovviamente autolivellante oppure con il fissaggio, quindi una volta bloccata avremo la possibilità di proiettare e inclinare la proiezione, per esempio per applicazioni di piastrelle con angolazioni predefinite oppure per dipingere il muro con dei disegni geometrici, eccetera. L'intervallo di autolivellamento è più o meno 4 gradi e avrà un orientamento verticale autolivellante con indicazione dello stato. Sulla base avremo comunque un foro filettato con un passo da 1/4 di pollice, che è lo stesso che troviamo sui cavalletti delle macchine fotografiche, quindi possiamo utilizzare anche un cavalletto e non utilizzare questo morsetto se dobbiamo utilizzarlo per esempio al centro di una stanza. Ma comunque ve l'ho recensito e vi lascerò il link per poter vedere come funziona e la sua precisione. Sulla destra troviamo invece un set di levachiodi composto da 2 pezzi e un set di leverini composto da 4 pezzi. Si tratta di questo tipo di articolo che ci permette anche di smontare per esempio dei bancali, di sollevare qualcosa, tornano utili per diversi tipi di lavoro. E del classico piede di porco che ci permette di smontare anche in questo caso dei bancali. Insomma, il piede di porco si può utilizzare per diversi scopi, anche per levare i chiodi. Insomma, è un utensile che all'interno del laboratorio secondo me anche in questo caso non dovrebbe mancare. 12,99 €, 2 pezzi, 12,99 €, 4 pezzi, sono comunque dei prezzi interessanti. Poi troviamo un set di portaminuterie da parete composto da 75 pezzi. Si tratta di un pannello che va fissato sulla parete e poi di alcuni piccoli contenitori che permettono di mettere delle minuterie e appendere alcuni utensili, tra cui anche chiavi inglesi, cacciaviti, pinze, eccetera, a costo di 34,99 €. Se non sbaglio anche questo costava un pochettino di meno. Ancora in basso troviamo la valigetta porta attrezzi, 5,99 €, è sicuramente il modello piccolo. Non sono riportate le misure, ma dalla fotografia mi pare che sia il modello piccolo. Ne possiedo più di una, all'interno tengo per esempio il rifilatore, la smerigliatrice e tanto altro. Comode, molto pratiche, però un po' delicate. Se cadono con questo tipo di plastica, almeno le mie si sono lesionate. Questa invece è la pistola per colla a caldo, ve ne ho parlato nel volantino precedente.
precedente era presente appunto insieme al set di cartuccia, quindi lo stick di colla a caldo. Questa ve l'ho già recensita, ve ne ho già parlato, quindi vi rimando direttamente alla recensione. E più in basso batterie ricaricabili 4 pezzi a 4,99 €. Ricordatevi che in un futuro neanche tanto lontano praticamente quasi tutti gli oggetti che utilizziamo con le batterie dovranno essere utilizzati con batterie ricaricabili, quindi fate delle scorte ora finché il prezzo non aumenti. Ancora nella pagina successiva troviamo un set di minuterie composto da fascette a vite, da o-ring, da rivetti, da guaine termorestringenti e da ganci con occhielli sia aperti che chiusi. Costeranno 2,99 € a set, ragazzi, non c'è neanche bisogno che ve lo dica. Secondo me questi devono essere assolutamente presenti all'interno del laboratorio e a questo prezzo effettivamente sono convenienti. Ancora sulla destra, utensili da lavoro, quindi giratubi, pinza a becchi lunghi, tronchese, chiave inglese, tenaglia, pinza universale oppure pinza fustellatrice. Quindi la pinza che si utilizza per esempio per forare le cinture, i cinturini, eccetera. Come articoli secondo me sono fatti bene, ve l'ho detto più di una volta, li utilizzo, ancora funzionano molto bene, fluidi, anche se lo utilizzate maltrattati, non presentano, non accusano segni di sofferenza, ancora vanno benissimo. A 8,99 € troviamo anche un set di cacciaviti composto da 8 pezzi, con punte magnetiche e manici antiscivolo a 2 componenti, quindi 2 materiali differenti, la parte rossa sarà in gomma, la parte nera invece in plastica. Ed è presente anche un occhiello all'estremità dell'impugnatura per poterla appendere per esempio in una parete attrezzata. E più in basso finalmente vedo una sega giapponese con dentatura doppia e a me non entusiasma solo il fatto che la dentatura sia doppia, ma il fatto che dall'immagine sembra che i dentini più grandi questa volta siano rivolti correttamente verso dietro. Invece nel modello precedente che già vi ho recensito, ne abbiamo parlato diverse volte, i denti erano triangolari. Quindi speriamo che questa sia fatta correttamente. Alla fine penso che non ci voglia molto produrre dei denti rivolti verso dietro. Lo fanno da un'estremità, verrebbe facile farlo anche dall'altra parte. Così lo avremo sia per i tagli controvena, quindi traverso vena, che per i tagli lungovena. E la lunghezza della lama sarà 300 mm, costo 7,99 €. Sicuramente un prezzo bassissimo, sicuramente non è destinata per un utilizzo professionale, ma all'interno di un laboratorio una sega giapponese ci permette di eseguire dei tagli in modo rapido, relativamente silenzioso perché non si utilizzano utensili con motore, ma soprattutto in modo molto preciso ed asportando poco materiale. A destra troviamo ad 1,99 € corda multiuso con diverse lunghezze, diversi colori e diversi diametri, e ancora sull'altra pagina troviamo l'abbigliamento della Parkside. Dopo averne parlato tanto scherzosamente nei vari gruppi di Parkside di far fare delle magliettine, venderanno delle magliette con scritto al centro Parkside. Per svolgere alcuni lavori all'interno del nostro laboratorio, proprio mentre utilizziamo magari gli utensili della Parkside, la trovo un'idea simpatica. 4,99 € alla confezione, misure dalla M alla doppia XL. Poi pantaloni da lavoro, sia lunghi che corti, calzini da lavoro, fantasie discutibili, sono riportati degli attrezzi, quindi vedo dei trapani, forse una sbirigliatrice, insomma, simpatica come idea, sempre marchiati Parkside, e poi un marsupiale oppure un borsello da lavoro. Il borsello si può appendere tramite questi 2 passanti alla cintura, quindi si può avere appeso al fianco, e il marsupio invece si utilizza normalmente attorno al girovita al costo di 8,99 €. E abbiamo finito anche questa volta di leggere il volantino. Ragazzi, io vi ricordo intanto di iscrivervi al mio canale Telegram, nel quale pubblico tantissime offerte, tutto ciò che riguarda il mio canale YouTube e informazioni in generale. Quindi vi aspetto lì, lascerò il link nel primo commento e nella descrizione. Vi ricordo anche di iscrivervi a questo canale YouTube per poter rimanere aggiornati su tutte le prossime uscite, le recensioni dei vari prodotti e tutto quello che carico nel mio canale YouTube. Quindi cliccate anche nel tastino mi piace qua in basso per farmi capire se il video vi è piaciuto, cliccate sulla campanella qua giù per ricevere le notifiche e ci vediamo a tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!